Mi hanno chiesto quale procedura io seguo quando qualcuno mi chiede aiuto, quando qualcuno viene da me a fare le consulenze. Come dico sempre, io non uso prima o subito comunque la mappa dei talenti, anche se gli do uno sguardo, per analizzare la vita di una persona, ma prima parlo con la persona e sento su cosa vuol lavorare, qual è il problema. Le faccio o gli faccio una serie di domande per entrare proprio nello specifico e capire di che cosa si tratta, se è un qualcosa che io posso, su cui io posso intervenire, su cui, cioè, se posso fare qualcosa per lei. Dopodiché, sulla base di quello che mi dice e attraverso una serie di domande, porto la persona a diventare più consapevole del problema, o meglio a sminuire il problema, perché noi quando abbiamo un problema pensiamo che questo problema sia un qualcosa di complicato, difficile, di grosso. Di conseguenza la prima cosa che faccio è cercare di sminuire, di rendere questo problema risolvibile. E dunque le faccio prima una serie di domande del tipo: qual è il tuo problema? Parlami del problema. Come sai che questo è un problema? Parlando, che cosa fa? Elabora, rivive il problema e cerca tutti quei segnali per capire come lei si rende conto o in che modo questo problema la disturba. Quali sono i segnali che ti fanno capire che questo è realmente un problema? Poi cerco di spostare la sua attenzione sul cosa può fare per. E dunque le chiedo come dovrebbe essere invece, anziché come mi stai raccontando tu, come dovrebbe essere. Poi le chiedo quale sarebbe la situazione migliore per te e come dovrebbe essere, secondo te, la situazione migliore, no? Come si dovrebbe presentare, come dovrebbe essere. Poi le faccio un'altra domanda. E tu cosa potresti fare per raggiungere, per portare quella situazione da così com'è alla situazione migliore come quella che mi hai appena detto? E continuo. Quali strumenti hai? Quali risorse hai che ti possono permettere di portare quella situazione da quella che non ti piace a quella che invece ti piace, a quella che invece dovrebbe essere la situazione migliore. Poi continuo. Se tu non hai queste risorse, no? A chi puoi chiedere aiuto? C'è qualche persona che potrebbe aiutarti? Però poi che cosa faccio? Vado a guardare la sua mappa. Guardando, osservando i numeri in quelle determinate posizioni, io continuo a fare domande. Che cosa ti dà fastidio? Di quello che tu dici, che cosa in realtà ti dà fastidio? Poi a seconda della situazione, no? Se è un'interazione, se è un problema suo, se è qualcosa che lei fa, che la fa stare a disagio, se è invece un problema di relazione, faccio altre domande cercando di metterla nei panni dell'altra persona, chiedendole: secondo te cosa la porta a dire o ad affermare o ad asserire ciò che appunto dice? E sempre guardando la mappa io le dico: guarda, questo, tu hai questo numero, probabilmente quello che ti dà fastidio potrebbe, io non dico è questo, questo o quest'altro, no, potrebbe essere questa cosa qui. Cosa ne pensi? Cioè vado a analizzare i numeri. Ah, questo numero dice questo numero ha bisogno di questo numero ha questa caratteristica, questo numero quando è in funzione ha questi talenti. Dunque, cosa ti impedisce di sfruttare questi talenti per fare? Cosa potresti fare per cambiare la situazione sfruttando questi talenti? Cioè vado a analizzare appunto i numeri sulla mappa cercando di sfruttare le potenzialità, non i limiti. I limiti, le dico: guarda, probabilmente ti dà fastidio per questo, ma senza insistere, no, è questo che ti dà fastidio, è quest'altro, no. Insinuo anche il dubbio, perché io voglio che lei insinui il dubbio, che ci sono delle situazioni magari che la portano a vedere il problema in un certo modo, in un determinato modo, e che se lei volesse potrebbe cambiare il modo di vedere, dunque dare significato alle cose e dunque reagire anche in maniera diversa. Ok, questo naturalmente lo posso fare facendo un mix tra la programmazione neurolinguistica e la numerologia.
da una parte utilizzo le tecniche della programmazione neurolinguistica e dall'altra, guardando semplicemente la mappa, vado a vedere quali sono i possibili limiti o conflitti e quali invece le risorse a cui la persona può, diciamo, accedere per risolvere il problema, per portare in soluzione quel problema. Ecco, questo è uno dei lavori che faccio. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video.